Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2024. Ragazzi, abbiamo due carte, la luna e l'eremita. Ho come la sensazione che potrebbe essere un periodo rivolto al passato, rivolto a questioni che si osservano magari con altri occhi. C'è la luna, quindi la luna mi parla di qualche tipo di nostalgia o potrebbero anche essere delle paure. Sento come della malinconia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024, per le previsioni dell'estate e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono comunque letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore, gli amici. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, abbiamo un 6 di coppe, un fante di coppe, fante di spade, amanti, ruota della fortuna, 8 di bastoni e cavaliere di coppe. Ragazzi, qua potrebbe essere un amore del passato inteso sia come perché per qualcuno ho la sensazione che sia un qualche tipo di nostalgia di un momento sereno dell'infanzia. Per qualcun altro è una persona che probabilmente ritorna dal passato. Non sento che sia un passato già vissuto come due persone intime. Quindi potrebbe essere semplicemente un conoscente che non vedete da tanto tempo e che rispunta in questa seconda metà di giugno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i mini tarocchi. Andiamo col 6 di coppe. Sì, potrebbe proprio essere qualcuno che magari vive anche lontano, qualcuno che non, con il quale o la quale avete chiuso magari i contatti. Ehm, sì, può essere anche qualche tipo di parente parallelo, come dei cugini, piuttosto che dei fratelli, anche solo che non vedete da tanto tempo. Andiamo a vedere il fante di coppe. Qui comunque ci sono due carte di conclusione, come se questa relazione, questa persona, questo ricordo fosse chiuso in un cassetto da molto tempo. Allora, il fante di coppe è spiegato da un 4 di coppe e da un fante di spade. Allora, per molti potrebbe anche rappresentare un figlio che non si vede magari da tanto tempo perché magari è lontano per gli studi. Ho la sensazione con questo fante di coppe che ci sia come un qualche idea, qualche tipo di novità, qualche tipo di proposta che potrebbe arrivare da parte di questa persona. Secondo me è un'idea nuova o potreste scoprire
che questa persona ha iniziato un corso di studi, ha iniziato un nuovo percorso. Andiamo a vedere il fante di spade perché ce l'avete già qui. Questa è rimasta così. 3 di spade, 7 di spade, 7 di coppe. C'è un'energia strana, ragazzi. Ho l'idea che qualcuno non ne voglia sapere di questa persona, perché è come se avesse già detto abbastanza bugie, avesse già fatto soffrire abbastanza. Sento come una sorta di sfiducia nei vostri confronti da parte, cioè verso questa persona, come se ci fosse la necessità di tenerla sott'occhio. Andiamo a vedere gli amanti. Cavaliere di coppe e amanti. E che manca la proposta seria, manca l'impegno, manca una comunicazione chiara di un certo spessore probabilmente con questa persona. Vi dico, è come se ci fosse da chiarire qualcosa con qualcuno, eh? Potrebbero essere delle scuse che arrivano. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Fante di bastoni, 5 di coppe e eremita. 4, 5 di coppe. Sì, ragazzi, guardate, non vi sento molto aperti nei confronti di questa persona, come se ci fosse una sorta di sfiducia o di ferita ancora aperta. Ehm, Qui ho l'idea che con questa ruota della fortuna cambieranno le dinamiche, qualcuno inizierà a pensare di più a se stesso. E con la carta dell'eremita qui c'è una sorta di introspezione. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo il giudizio. E il re di spade. È come se ci fosse da... Allora, innanzitutto l'otto di spade, l'otto di bastoni parla di una comunicazione e qui abbiamo anche il giudizio che potrebbe parlare di una telefonata, di una... ho sentito una parola che è dichiarazione e qui la vediamo anche con il cavaliere di coppe. Ehm, Potrebbe essere proprio, ragazzi, un re di spade, quindi una persona con già un certo tipo di stabilità mentale piuttosto che lavorativa. Tenete presente che l'otto di bastoni è una sorta di acceleratore, quindi e qui avete anche la ruota della fortuna che sono cambi inaspettati. Quindi devo dire che nell'ultima parte praticamente di giugno è come se ci fosse una svolta inaspettata di tutta la faccenda. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Wow, super wow. Io lo sento proprio come una storia, insomma, che potrebbe riprendere forma, anche se all'inizio non vi sento sinceramente, ehm, come vi posso dire, molto predisposti. Mm? Però ho come l'idea che qui ci sarà qualche questione che cambierà, qualche comunicazione, qualche informazione, qualche presa di consapevolezza, perché tenete sempre presente che il giudizio è una carta che vi dice di vedere le cose da una prospettiva molto più ampia. È una carta di rinascita e qui vediamo comunque anche l'asso di coppe e il carro. Devo dire che con questa offerta, allora, certe persone potrebbero fare una sorta di contro offerta e invece per altre vi dico che
qui arriva l'offertona, ragazzi. Poi, se per caso per qualcuno fa riferimento a un fidanzamento, mandatemi poi i confetti che sono golosa. E c'è comunque una decisione presa con la carta del carro, una direzione che si dà a questa relazione, a questa situazione, a questo cambio positivo improvviso. La vedo molto molto positiva, ragazzi, e c'è completamente un cambio di energie tra la terza e la quarta settimana. La terza settimana la sento un po' più nostalgica, un po' più in dubbio, più che nostalgica, mentre la seconda parte è più un ok, le cose sono cambiate, va bene, buttiamoci, proviamoci, sarebbe una cosa così. Potrebbe anche essere una nuova idea, un nuovo tipo di, magari un viaggio anche per qualcuno, considerato che abbiamo il carro. Sì, perché c'è comunque un qualche tipo di spostamento qui, eh? Fisico intendo, di zona. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. E con quell'asso di coppe vi dico che molti sentiranno come una sorta di apertura del cuore con questa proposta o controproposta. Ecco, un'apertura che qui è la carta della giustizia e repressione. Io sento che questa repressione è collegata a queste cose qua, alle bugie, alle proiezioni. Ricordate che là avete la luna, qua avete 7 di coppe, che potrebbe parlare proprio di proiezioni. È come un tenete gli occhi aperti su tutto quello che vi dicono, perché molto viene detto per l'entusiasmo di questo fante di coppe, ma effettivamente di tutte queste possibilità, diciamo ce ne sono poche concretizzabili. È come se aveste paura di essere delusi o che qualcuno, che quello che questa persona dice siano bugie. In realtà, quando c'è un fante di coppe, non sono bugie con l'intenzione di mentirvi, sono promesse che la persona è convinta di fare nel momento in cui le fa, ma poi, siccome è una persona che non riesce a rimanere sul pezzo per una sorta di immaturità, si dimentica semplicemente, non è che lo faccia con l'intenzione di ferire. Qui però con la carta dell'apertura e con la carta della repressione ho come la sensazione che dobbiate iniziare a comunicare, a dire, diciamo così, gettare un po' voi le vostre regole e a lasciarvi indietro, mi verrebbe da dire di più buttar fuori più che lasciarvi indietro, ma siccome un 10 di bastoni ce l'avete già qui, ci sono certi pesi, certe responsabilità, certe cose che secondo me andrete chiarendo, che avete bisogno di risolvere perché vi stanno un po' attanagliando. E qui l'apertura è la carta della giustizia. Vi dico che potrebbe arrivare come una sorta di riequilibratura. Qui avete comunque il re di spade, che è una carta che invita a tagliare quello che non serve più per dare il passo a questo asso di coppe, a questo nuovo viaggio, a questo nuovo inizio, all'innamoramento, perché per molte persone l'asso di coppe rappresenta l'innamoramento. E qui vi dico ragazzi, c'è tanta aria di cuoricini, soprattutto perché abbiamo 2 volte la carta degli amanti, di nuovo 2 volte il cavaliere di coppe, abbiamo questo asso di coppe e vi dico, questo 3 di spade non è detto che rappresenti proprio una sofferenza inerente a questa persona. Per qualcuno è una sofferenza di tempi antichi, di tempi passati, probabilmente è una sofferenza di secoli fa che vi tenete lì, e questa apertura è un po' come se vi dicesse ok, aprite anche il cuore all'altra persona. Sapete, la carta degli amanti è una carta molto bella perché dice che per sperimentare l'amore puro bisogna mettersi a nudo l'uno nei confronti dell'altra. E qui con la carta dell'apertura e il 3 di spade sento che è un po' come se vi dicessero apritevi all'altro, fatevi conoscere e fidatevi non tanto di quello che vi dice l'altro, ma fidatevi del fatto che l'altro possa comprendervi e anche un po' l'affidarsi all'altro, più che solo il fidarsi. Aprire il cuore è anche quello, non è solo il mi fido del fatto che tu mi dica tutta la verità. Perché poi anche lì la verità è soggettiva, quello che magari per voi è una bugia, per l'altra persona è una cosa che così
non era meritevole di essere detta, era una cosetta, non pensava magari che fosse così importante, invece magari voi lo vivete come una verità omessa, non detta. Ecco, anche lì è relativo, no? Siccome qui c'è il sette di spade, che è proprio un po' quello, le verità non dette, le mezze verità, le proiezioni, sento che qui avete un po' bisogno di pulire il vostro modo di pensare, e anche appunto questo fidarsi e affidarsi all'altro, al fatto che l'altro vi possa capire. Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Carta numero 22, lo schema. Come se avesse degli schemi di comportamento, schemi di pensieri che magari per qualcuno, ripeto, risalgono a storie e relazioni passate, magari per qualcuno risalgono proprio all'infanzia con questo 6 di coppe. E qui c'è come bisogno di lasciarsi indietro, fare una sorta di pulizia, di autoanalisi con l'eremita e dire ok, questo non mi serve, questo mi serve, perché ci sono come degli schemi di comportamento che vi portate dietro e che andate ripetendo in modo automatico. Probabilmente per paura, potrebbero essere schemi di controllo per insicurezza, potrebbero essere schemi di fuga, soprattutto quando uno ha paura, ci sono tre modi fondamentalmente per reagire alla paura e uno di questi è la fuga. Ci sono come degli schemi qua da interrompere, ma sento che nella quarta settimana di giugno, con la ruota della fortuna, questi schemi potrebbero proprio cambiare, Anche perché qui arriva l'eremita, c'è questa autoanalisi e questa presa di consapevolezza. Vi dico, qua sento un'apertura fenomenale. Va bene, amici dell'Ariete, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se vi ha dato degli spunti di riflessione. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una donazione. E nel caso vogliate prenotare una sessione individuale con me di crescita personale, potete contattarmi via mail. Oppure, se volete fare le cose, diciamo, col vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!